Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a liberarvi definitivamente del problema delle formiche e lo farò essenzialmente mostrandovi due metodi. Il primo è quello dell'utilizzo di repellenti naturali, quindi vi mostrerò quali sono e come vanno utilizzati. Il secondo metodo è quello dell'utilizzo di trappole, vi spiegherò come realizzarle e come queste funzionino. E la cosa importante è che per entrambe le soluzioni non ci sarà bisogno di utilizzare agenti chimici e soprattutto il costo è pari allo zero. Io vi consiglio di seguire il video perché è davvero molto carino. Primo punto, repellenti naturali. Primo metodo, l'utilizzo dell'aceto. Sembrerà strano, ma il modo migliore per eliminare il problema delle formiche è utilizzare dell'aceto. Semplicissimo aceto, che potrà essere aceto di vino rosso o bianco, aceto di mele o comunque qualsiasi altro tipo di aceto che abbiate a disposizione. L'importante è che non sia aceto balsamico, perché sennò utilizzandolo rischiereste di andare a imbrattare tutte le parti che tratterete e quindi andrete a fare più danno che altro. Casomai toglierete sì le formiche, ma sporcherete tutte le superfici che tratterete. L'aceto potrà essere utilizzato essenzialmente in due modi. Il primo è metterlo all'interno di un vaporizzatore miscelato con dell'acqua con una soluzione al 50% e vaporizzare direttamente sulle formiche o sul posto dove passano. Il secondo invece è diluire sempre al 50% l'aceto nell'acqua che utilizzate per lavare i pavimenti e dopo che avete già pulito e lavato il pavimento, come ultimo lavaggio del pavimento passare questa soluzione sia con lo straccio che col mocio. Vi assicuro che una volta che avrete passato quest'acqua con l'aceto, le formiche spariranno. Secondo metodo, l'utilizzo delle spezie. Considerate che le formiche sono tra virgolette allergiche a quasi tutti i tipi di spezie, ma in particolar modo a queste. Partendo in ordine di intolleranza troviamo i chiodi di garofano, poi la cannella, il peperoncino piccante, il basilico, l'origano ed infine la lavanda. Considerate che queste, se si hanno le piantine fresche, basterà metterli sul balcone o sul davanzale. Se invece si hanno essiccate, basterà mettere queste all'interno di un piccolo recipiente oppure di un sacchettino di stoffa chiuso e poi messe nel punto da trattare. Terzo metodo, l'utilizzo degli agrumi. Sarà sufficiente prendere o un limone o un'arancia e tagliarla in tante piccole fettine e posizionare queste nei punti da trattare. Se volessimo amplificare l'effetto sgradevole che questi hanno nei confronti delle formiche, sarà sufficiente prendere dei chiodi di garofano ed andarli ad inserire all'interno delle fettine. Quarto metodo, l'utilizzo dell'alloro. Questo potrà essere utilizzato o fresco o essiccato. Se deciderete di utilizzarlo fresco, sarà sufficiente metterlo all'interno di un bicchiere o di un piccolo vaso e poi porre questo o su una finestra o vicino a una porta. Invece se deciderete di utilizzarlo essiccato, potrete utilizzarlo addirittura all'interno delle dispense, evitando così che le formiche vadano a toccare i vostri cibi. Vi assicuro che è davvero molto utile. Mettete questo all'interno di un piccolo sacchettino di carta o di un tovagliolino e poi ponetelo all'interno della dispensa. L'odore sarà talmente fastidioso che le bestioline non si avvicineranno. Quinto metodo, l'utilizzo del borotalco, che è davvero molto semplice da utilizzare e si usa per finestre e porte esterne, più precisamente nelle soglie nella parte inferiore tra stipite e stipite. Basterà creare una strisciolina come questa, 1 centimetro circa di larghezza e un paio di millimetri di altezza. Una volta che l'avete creata, le formiche quando cercheranno dalla parte esterna di entrare nella parte interna, appena arriveranno a questa striscia si bloccheranno perché lo vedranno come un vero e proprio muro. Sesto ed ultimo metodo che vi propongo è quello dell'utilizzo dei fondi di caffè. Questo è davvero un buon metodo per due motivi. Il primo, che si può utilizzare esattamente come si è utilizzato il borotalco. Il secondo è che nell'ipotesi che abbiate delle piantine che sono infestate, quindi che hanno i vasi pieni di formiche, potreste spargere questa polverina di caffè nel vaso, nel terreno, nel pane radicale, in questa maniera. Ecco qua. E fare questo avrà due vantaggi. Il primo è quello di liberarsi appunto di questi insetti fastidiosi. Il secondo è quello che il caffè è anche un ottimo concime. Quindi non solo per vasetti di casa, ma se avete un giardino, anche per disinfestare il giardino. Al fine di verificare se questi deterrenti effettivamente funzionino o meno, ho preso un piatto, ci ho messo sopra un po' di caffè e ho creato un cerchio, all'interno del quale andremo a mettere una piccola formica. Se questa, appena arriverà al caffè, si fermerà, allora vorrà dire che effettivamente queste tecniche funzionano. Ed ecco qua, inseriamo la formichina e vediamo cosa succede. Allora, adesso poverina lei ha paura, quindi cercherà di scappare, però ogni volta che si avvicina, guardate, alle pareti, cambia strada e se ne va.
guardate, è arrivata quasi fino a toccare il caffè, però ha girato e se n'è andata. Fa tutto il perimetro, però il caffè non lo supera, perché la vede proprio come una cosa repellente e assolutamente da non valicare. Direi che questo metodo è assolutamente valido. Questa ne è la riprova. Secondo punto, esche e trappole. Costruire una trappola che sia funzionale, veloce da realizzare, economica, ma soprattutto pratica nel suo utilizzo è davvero molto semplice. Io in questo video vi mostrerò come realizzarne due. Per la prima soluzione che vi propongo basterà semplicemente procurarsi del miele, un pezzettino di foglio di carta forno, 20 cm x 20 andrà benissimo, e un cucchiaino. Nella scelta del miele dovrete fare attenzione ad una sola cosa, che sia di quello fluido, come questo. Quindi per intenderci, quello che una volta messo sulle superfici tende ad allargarsi come una macchia d'olio. Quello che invece tiene la forma, che sembra un pochettino plastilina, non andrà bene perché tenderà a cristallizzarsi e quindi non farà attivare la trappola. Una volta procuratosi l'occorrente, non resterà altro che prendere il miele, il cucchiaio, e versare il contenuto sul foglio di carta, in questa maniera. Dopodiché fare in questo modo, spalmare il miele nel centro del foglio, così. E a questo punto la trappola è pronta, non resterà altro che prendere il foglio ed andarlo a posizionare nel punto nel quale le formiche entrano in casa o comunque dove c'è l'infestazione. Queste, attirate dall'odore del miele, ci andranno sopra e, ahimè per loro, ci rimarranno invischiate. È proprio per questo motivo che dicevo di prendere un miele molto liquido, perché questo farà da collante, da colla vera e propria, e una volta che le malcapitate metteranno le zampine sopra il miele non riusciranno più a liberarsi. Se aveste utilizzato invece il miele, quello più resinoso, quello più duro, le stesse avrebbero banchettato e se ne sarebbero andate via tranquille. In questo modo ci rimarranno sopra. Questa è una trappola che più o meno avrà 2 giorni di vita, perché passati questi il miele, lasciato all'aria aperta, tenderà a cristallizzarsi, quindi se le formiche ci andassero sopra non rimarrebbero più invischiate. Quindi sarà sufficiente prendere e sostituire con un'altra trappola. Però considerate che comunque già il giorno dopo, rispetto a quello che avrete posizionato la trappola, questo sarà in teoria pieno di formiche, quindi andrà comunque cambiato. La seconda trappola che vi propongo in realtà è un'esca, la farina di Granturco. Loro ne vanno ghiotte. Voi dovete pensare che le formiche sono veramente degli ottimi insetti e pensano a tutta la comunità. Loro vanno in giro, cercano cibo e portano il cibo all'interno del formicaio. Quindi se loro vanno in giro e voi fate in modo comunque che loro si possano prendere questa farina, loro la porteranno all'interno del formicaio. Ma l'effetto negativo, quello collaterale, è che una volta che lo mangeranno, questo gonfierà all'interno dello stomaco e glielo farà scoppiare, quindi moriranno, e il problema verrà debellato non solo per le formiche che avevate in casa ma alla radice, quindi moriranno tutti gli animaletti che sono all'interno del formicaio e che mangeranno questa farina. Io consiglio sempre di non utilizzare questo metodo perché le formiche sono davvero degli ottimi insetti e sono utili per la natura, quindi a meno che voi non siate veramente disperati e siate appunto infestati da queste formiche e non riusciate in nessun modo a liberarle, vi consiglio di non utilizzare mai questo metodo. Nell'ipotesi che però voi siate costretti ad utilizzare questo metodo, allora basterà prendere dei piccoli contenitori, mettere all'interno un po' di farina e posizionarli nei punti nel quale le formiche hanno infestato la casa o comunque entrano all'interno di casa. Queste, una volta che sentiranno l'odore, ci si fionderanno sopra e prenderanno il tutto e lo porteranno all'interno del formicaio. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli un'occhiata, perché sono sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. In più vi chiedo un'altra cortesia, se potete condividete questi video sui social, perché così facendo mi aiuterete anche a farlo crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, allora io vi consiglio di dare un'occhiata anche ad altri 2 video che ho caricato nel mio canale. Il primo è quello inerente alle zanzare ed il secondo quello sulle mosche. In entrambi i video io vi spiegherò come liberarsi del problema in modo definitivo, senza dover usare alcun prodotto chimico, ma solo elementi naturali, che tra l'altro in teoria avete già in casa, quindi in modo assolutamente naturale, ma soprattutto a costo zero. E dato che sia zanzare che mosche, insomma, sono davvero fastidiose, soprattutto quando arriveranno i periodi caldi, quindi quando vorremmo tenere le finestre aperte o casomai semplicemente stare sul balcone, allora se ne avete tempo, se ne avete modo, io vi consiglio di dargli un'occhiata.
Detto questo, ringraziandovi ancora per guardare i miei video, rinnovo i saluti.